Salve a tutti cari amici e cari amiche, io sono Daisy, benvenuti a Giardino d'Inverno. Oggi siamo insieme per realizzare due soluzioni che vi potranno risultare utili per Ferragosto. Ho pensato una soluzione dell'ultimo minuto, magari vi trovate ad avere ospiti o semplicemente in questo giorno di festa volete rallegrare la vostra tavola e ecco che ho pensato in contenitori che magari potete reperire facilmente in casa. Questo è un vaso dei fiori, ma questo per esempio è un'insalatiera, quindi una bella insalatiera di vetro unita a barattoli. Questo ad esempio era un barattolo che conteneva i sottolio, può diventare un contenitore ottimo per creare delle semplici e veloci composizioni. Andiamo avanti, andiamo a vedere i materiali che ci possono occorrere. Allora, non sapendo diciamo quale è il vostro gusto e anche se preferite uno stile marinaro oppure uno stile campestre, ho pensato di fare due tipi di decoro. Uno si svilupperà più sul tema del mare e uno invece si svilupperà più sul tema della campagna. Partiamo subito con quello inerente al mare. Pensavo di realizzarlo in questa bowl, non è proprio una bowl perché poi stringe leggermente, in questo contenitore di vetro, e di inserire all'interno di questo contenitore il barattolo dei sottoli. Quindi andate a prendere sostanzialmente un contenitore più grande all'interno del quale poi si riesce a collocare un contenitore più piccolo. In questo modo prendiamo colla a caldo e con la colla a caldo, pensando già a quello che sarà il decoro che andremo a fare su questa struttura, appunto tema del mare, metto un nastro di rifinitura. Un nastro di rifinitura magari mi posso sviluppare su un tono neutro e mettere un raso avorio, quindi operazione molto semplice. Qui sto utilizzando un raso da 1 centimetro, posso al limite utilizzare anche da 1,5 centimetri per coprire l'impanatura del tappo del barattolo. Qui metto semplicemente le punte di colla e rifinisco in questo modo. Non faccio nemmeno fiocchi aggiuntivi, lascio proprio la soluzione molto semplice, proprio giusto per togliere l'effetto dell'impanatura, e lo colloco dentro al contenitore. Ora cosa facciamo? Prendiamo della sabbia, in quanto ci sviluppiamo sul contesto del mare. Questi sono dei barattoli di sabbia, tra l'altro li potete trovare tutti questi materiali che vedrete qua da me a Giardino d'Inverno. Ecco che mantenendo centrale il barattolo comincio a inserire la sabbia, ruoto il barattolo in modo tale che così riesco a inserirla in maniera a inserire la sabbia in maniera uniforme nell'intera superficie che ho a disposizione. Vedete, ruoto e inserisco la sabbia. Questa imita la sabbia della spiaggia, poi però vi potete sbizzarrire e andare ad utilizzare anche sabbie colorate, sassolini, potete veramente. In questo modo andrò sia a riempire il contenitore sia a dare stabilità al vaso centrale, al barattolo centrale. Vado avanti fino a che mi sembra che ecco, l'effetto sia adeguato. Mettiamone un'altra po' qua. E ora dispongo su questa spiaggia delle conchiglie, e anche qui entra in gioco il vostro gusto, la vostra fantasia, perché posso utilizzare ad esempio delle stelle colorate, delle stelle bianche se voglio mantenermi su un effetto tono su tono. Ora sto introducendo ad esempio delle stelle gialle per fare una nota di colore, per dare una nota di colore.
quindi veramente una composizione che potete realizzare in pochi minuti. Ecco. E poi magari ci dispongo, per ora siamo a questo stadio, e poi ci dispongo, carine anche queste conchiglie qua, anche queste colorate, posso mettere magari queste sui toni del marrone. Così. E mantenermi sempre sulla stessa tonalità, introducendo questa qua arancio. Se vi trovate in questa situazione, una conchiglia vi è scappata, fate altro che prendere qualcosa di lungo che abbia possibilità di prendere vari elementi. Un paio di forbici possono essere utili in questa situazione. E poi posso introdurre anche qualche altra conchiglia, magari queste conchiglie goccioline di mare. Potete, se avete delle piccole barchette in casa, degli elementi che richiamano il mare, andare a introdurre qualcosa del genere, in questo modo. Potete al limite spostare leggermente il contenitore, stando però attenti di non toglierlo dalla posizione in cui è, se no la sabbia entra sotto e non si riesce più a farlo stare fermo. A questo punto non ci rimane altro che introdurre l'ultimo elemento, che è rappresentato dalla candela. Possiamo prendere una candela, in questo caso una candela di cera, e un pochino altina in modo tale che così si veda. Vediamo se riesco ad accenderla. Ecco qua, e la inseriamo dentro. Ecco che il primo centro tavola può dirsi ultimato. Eccolo qua. Considerando che magari uno è più facile per Ferragosto che festeggia sulla sera, quindi può essere utile avere introdotto anche una candela. Per la seconda soluzione invece pensavo di utilizzare una semplicissima insalatiera di vetro e in questa soluzione andare a collocare un altro contenitore di vetro, quindi la medesima soluzione. Questo è un vaso, nasce già come vaso, però potete tranquillamente mettere anche un barattolo come vi ho fatto vedere prima. E qui pensavo di inserire invece dei fiori freschi per coloro che magari festeggiano ma non festeggiano al mare, quindi magari in campagna, in montagna, e qui mettere dei sassolini verdi, creare un bel contrasto di colore con questi sassolini verdi, che mi serviranno anche per tenere fermi i fiori. Mettiamocene anche ancora un po'. Così. E a questo punto prendiamo i fiori freschi. Prendiamo i fiori freschi e creiamo magari anche un contrasto di colore. Qui vediamo un po', ce lo mettiamo questo nastrino intorno alla bocca del vaso, ma quasi quasi ce lo metterei. Qui possiamo fare anche proprio un fiocco. Questo è un raso alto 1 centimetro, lo avvolgo intorno alla bocca e faccio un fiocco, però senza esagerare, o incollo in modo tale che proprio non vedo nemmeno il volume del fiocco. Ora vi faccio vedere, così poi mi fate sapere quale versione vi piace di più, se col fiocco, che però farei molto contenuto, così, oppure come ho fatto nell'altra soluzione, e io quasi quasi anche qui manterrei
una nota di colore ma senza esagerare con l'effetto decorativo. Anche qui punta di colla a caldo e passaggio di raso in questo modo, ok, taglio, così do colore, però non vado a fare troppi volumi. Magari fatemi sapere quale versione preferite. E ora procedo con l'inserimento dei fiori. Ho qui delle rose fresche, quindi taglio un gambo obliquo in modo tale che poi il fiore possa assorbire bene, e il sassolino farà praticamente sostanzialmente la funzione che fa la spugna. Ecco che introduciamo in base alla misura che abbiamo a disposizione. Taglio un po' più corto così mi si inserisce meglio. E qui c'è un punto che mi aiuto, se non ce la faccio, ecco, e inserisco semplicemente dei fiori. Eventualmente questa soluzione che vi ho fatto vedere, che vi sto facendo vedere, la potete realizzare anche con i fiori in tessuto, ovviamente. Qua ancora 4 e introduciamo una quinta rosa, ecco, in questo modo. Posso mettere, c'è già parecchio verde, però al limite posso inserire anche delle foglioline. Prendo la foglia della rosa e taglio, proprio vado a sezionare, a recuperare i vari elementi per inserirli sempre nei sassolini. In questo modo. E qui ancora una nota di verde e ancora un'altra fogliolina nella parte dietro, così. Posso decidere di fermarmi con questo contrasto di colore, oppure posso optare con un contrasto di colore più evidente, inserendo magari anche del giallo. Sto mettendo qualche altra foglia. Posso mettere ad esempio questa. Questi sono dei fiorellini di lantana che ci danno un bello stacco di colore. Ecco. L'ultimo elemento, la candela ancora più importante, che vado a collocare al centro della composizione. Mettiamo l'acqua e vi faccio vedere l'effetto da vicino. Allora, acqua. Qui io non manderei l'acqua sopra il livello dei sassi. Praticamente l'acqua la fate arrivare fin dove c'è il sassolino. Il gambo sta nell'acqua, sta fermo, il sasso mi fa da decoro. Posso dare dell'acqua anche sopra i fiori, così manterranno ancora di più la loro freschezza, però in questo modo il fiore rimane più evidente. Non pensavo di coprirli, poi volendo potete anche mettere l'acqua e nascondere completamente i fiori. Vediamo se riesco a farvi vedere l'effetto un pochino più stando in obliquo. Come si potrebbe fare? Ci vorrebbe una ripresa dall'alto. Ecco, forse così riesco a farvi vedere quello che è l'effetto dei fiori. Che ne pensate? Qui poi vi sbizzarrite nei colori, e ovviamente questa soluzione che io vi ho fatto vedere con i fiori freschi la potete realizzare con i fiori in tessuto. Stesso procedimento, all'ultimo step non mettete l'acqua
e vi fate una composizione che è bella sempre, perché appunto non andrà ad appassire. Queste sono le mie due idee, le mie due soluzioni veloci e semplici da realizzare all'ultimo minuto, magari pensando proprio a Ferragosto, ma comunque per anche altre cene, altri eventi. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, qual è magari la versione che utilizzerete. Vi piace più il tema del mare, della campagna, vivete sul mare, vivete in montagna? E se le idee vi sono piaciute, mi raccomando, pollice in su, e se vi va, per chi ancora non l'avesse fatto, vi invito a iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuita e questo vi permetterà di non perdervi più nessun nuovo progetto floreale e di riciclo creativo. Ciao a tutti, alla prossima e buon Ferragosto! Ciao!